Ciao e bentornato sul mio canale. Oggi continuiamo la nostra serie sulle città di arte da visitare in un city break, Palermo. L'itinerario perfetto di 3 giorni. Palermo, capoluogo della Sicilia, è una città vivace, ricca di storia, cultura e prelibatezze culinarie. Nota per la sua splendida architettura, i vivaci mercati e le diverse influenze di diverse civiltà, Palermo offre un mix unico di stili arabo, normanno e barocco. Il centro storico della città è patrimonio dell'umanità UNESCO e vanta magnifici palazzi, chiese e teatri. Con la sua splendida costa mediterranea, la vivace vita di strada e la deliziosa cucina siciliana, Palermo è una destinazione affascinante per ogni viaggiatore. Primo giorno, meraviglie storiche e sapori locali. La mattina, inizia la tua esplorazione dalla Cattedrale di Palermo, uno splendido esempio di architettura normanna con influenze arabe. Partecipa a una visita guidata per scoprire la sua ricca storia e sali sul tetto per una vista panoramica della città. Successivamente, dirigiti verso il vicino Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina. Gli squisiti mosaici e le intricate decorazioni della cappella sono una testimonianza del patrimonio multiculturale di Palermo. La Cattedrale di Palermo è considerata il libro di storia di Palermo, poiché tutte le dominazioni che si sono succedute nel corso dei secoli hanno lasciato traccia del loro passaggio. È stata costruita sul sito di una antica basilica bizantina, diventata una moschea nel IX secolo, quando i Saraceni conquistarono la città. Essa è caratterizzata da uno stile arabo-normanno, unico nel suo genere in Sicilia. I piani superiori delle torri risalgono al XIV e XV secolo e il portico gotico catalano del XV secolo. La navata barocca è molto più recente, è stata ampliata alla fine del XVIII secolo. Ruggero II, primo re di Sicilia, vi fu incoronato nel Natale del 1130. Essa ospita la tomba dell'imperatore Federico II, del re Ruggero II, e di Santa Rosalia, patrona della città di Palermo. Dedicata alla Santa Vergine Maria Assunta, fu costruita nel XII secolo. La sua costruzione fu iniziata nel 1185 da Gautier Ofamil, detto Ofamilio, arcivescovo anglo-normanno di Palermo, ministro del re Guglielmo II. Interessante anche la visita della cripta. È un corpo esterno all'attuale edificio. Oggi vi si accede dal lato destro della cattedrale, accanto alla cappella di Santa Rosalia, attraverso la sacrestia dei canonici o sacrestia nuova. La cripta contiene 23 sarcofagi realizzati o riutilizzati in epoche diverse. Palazzo dei Normanni, costruito intorno al X secolo dagli emiri arabi. Dai re normanni, che lo scelsero come residenza, fu concepito come una fortezza, ma anche come dimora di eccezionale sontuosità e raffinatezza. Essi utilizzarono, per le proprie architetture, la padronanza tecnica delle maestranze musulmane, facendo nascere così l'arte araba normanna. L'insieme degli edifici che costituisce l'odierno Palazzo Reale è il risultato delle aggiunte eseguite tra il XVI e il XVII secolo, che hanno dato al complesso un aspetto unitario. All'interno è possibile ammirare, oltre alla splendida Cappella Palatina, la Sala d'Ercole, costruita nel 1560, ed è così chiamata per la presenza di dipinti che rappresentano scene dell'eroe mitologico realizzate da Giuseppe Velázquez. La Sala del Duca di Montalto decorata da affreschi eseguiti da Pietro Novelli, la Sala dei Viceré dove sono esposti 21 ritratti di viceré, presidenti e luogotenenti del regno. La Sala di Re Ruggero dove alle pareti e sulle volte sono stati collocati dei mosaici a motivi naturalistici su un fondo di tessere dorate. La Sala della Regina, in stile pompeiano con pitture eseguite da Giuseppe Patania, eccetera. La Reale Imperiale Cappella Palatina è una basilica in stile siculo-normanno, fatta consacrare nel 1140 da re Ruggero II di Sicilia, e che si trova all'interno del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni a Palermo. Dal 2015 è un sito patrimonio dell'umanità mondiale dell'UNESCO, all'interno del percorso di Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale. Al suo interno troveremo tracce di ben 5 epoche che si sono succedute durante le varie dominazioni, e sono la normanna, l'epoca aragonese, la spagnola, l'epoca sabauda, borbonica e contemporanea. Un vero gioiello che va assolutamente visitato. Oltre ai mosaici bizantini, pavimenti cosmateschi, la Cappella Palatina è celebre per i soffitti intagliati, realizzati dai maestri di scuola fatimide e iranica, espressione artistica tipica degli edifici arabi dell'Ifriqiya e della Persia. Le muqarnas dei cassoni lignei, dipinte con immagini rare e iscrizioni cufiche, presentano ornamenti fitoformi e zoomorfi, uccelli, animali fantastici e mitologici, tra cui figure umane, quest'ultime espressamente vietate dalla tradizione musulmana altrove, qui immortalate in scene di caccia, di guerra ed amore, suonatori, danzatrici, giocatori di scacchi. Il pomeriggio,
Passeggia nel centro storico fino ai Quattro Canti, un'iconica piazza barocca nota anche come Piazza Vigliena. Nelle vicinanze, visita la chiesa di San Cataldo e la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta la Martorana, entrambe con splendidi mosaici bizantini. Per pranzo, regalati un po' di street food siciliano al mercato di Ballarò. Prova le specialità locali come arancini, panelle e cannoli. Chiesa di San Cataldo. Fu costruita nel 1154 sotto il regno di Guglielmo I per volere di Maione da Bari, grande ammiraglio del re normanno, quale cappella di un sontuoso palazzo, oggi non più esistente. Essa costituisce l'esempio più peculiare della cultura architettonica araba al servizio dei sovrani normanni, con le tipiche cupole rosse che la sovrastano e la sua forma di parallelepipedo che la caratterizzano. Le pareti esterne sono vivacizzate dal disegno grafico delle arcate cieche e dalla fine cimasa di coronamento. L'interno, a pianta centrale, ha 3 navate divise da colonne con capitelli di reimpiego che sorreggono le arcate acute. Splendidi sono il pavimento a tarsi e policromi in marmo e porfido e l'altare in cui sono incisi una croce e i simboli degli evangelisti. Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio. La chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio fu edificata nel 1143 da Giorgio di Antiochia, ammiraglio di re Ruggero II. Nel XV secolo fu concessa al vicino convento delle Suore Benedettine, fondato nel 1194 da Goffredo ed Eloisa Martorana. Da allora la chiesa venne detta anche Martorana. Di notevole interesse sono i mosaici bizantini che ricoprono parte dell'interno e gli affreschi settecenteschi del sottocoro, realizzati da Olivio Sozzi e Guglielmo Borremans. Il profondo presbiterio quadrangolare del 1685 è decorato da marmi mischi. Sull'altare è un prezioso tabernacolo in lapislazzuli della fine del XVII secolo, e l'Ascensione opera d'impronta raffaellita, dipinta da Vincenzo da Pavia nel 1533. Sera. La sera, esplora la vivace zona del mercato della Vucciria. Goditi una cena tranquilla in una trattoria locale, assaporando piatti tradizionali siciliani come la pasta alla norma o la caponata. Concludi la giornata con una passeggiata lungo la pittoresca via Maqueda, immergendoti nella vivace atmosfera della vita notturna palermitana. Secondo giorno. Arte, cultura e bellezza costiera. La mattina. Inizia la giornata al Teatro Massimo, il più grande teatro lirico d'Italia e un capolavoro di architettura neoclassica. Partecipa a una visita guidata per esplorare i suoi opulenti interni e scoprirne la storia. In seguito, visita il Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, che ospita un'impressionante collezione di reperti dell'antico passato della Sicilia, tra cui sculture greche e romane. Teatro Massimo. Il Teatro Massimo Vittorio Emanuele, meglio noto come Teatro Massimo di Palermo, è il più grande edificio teatrale lirico d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. Terzo per ordine di grandezza architettonica dopo l'Opera National di Parigi e la Staatsoper di Vienna. L'ingresso è caratterizzato da un colonnato esastilo su una monumentale gradinata. Sulle sponde delle scale sono 2 opere in bronzo che rappresentano la tragedia, di Benedetto Civiletti, e la lirica, di Mario Rutelli. Nel 1997 venne riaperto dopo un lunghissimo periodo d'abbandono iniziato nel 1974 per motivi di restauro procrastinato. Una curiosità, nel 1990 il teatro è stato lo scenario di alcune riprese del film Il Padrino, parte terza di Francis Ford Coppola, con Al Pacino, in cui il padrino Michael Corleone si reca a Palermo per assistere al debutto del figlio nella cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Museo Archeologico Regionale a Salinas, ospitato nell'ex convento dei Padri Filippini, il quale si articolava attorno a 3 cortili, 2 dei quali ancora integri, e al suo interno si aprivano logge e cappelle private. Dopo il taglio di via Roma e i danni provocati dalla guerra, restano le strutture del primo cortile tardo rinascimentale con colonne in marmo grigio e archi policentrici. Tra i numerosi reperti, di notevole interesse sono la preziosa pietra di Palermo, iscrizione geroglifica del 2900 a.C., le metope provenienti dai templi di Selinunte, grondaie a teste leonine, reperti della civiltà etrusca provenienti da Chiusi, l'Ariete, statua in bronzo del III secolo a.C., il gruppo bronzeo di Ercole che abbatte un cervo, opera romana proveniente da Pompei, oltre che ad altri reperti tutti interessanti. Il pomeriggio. Dirigiti verso Monreale è un comune di 38.690 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia. Fa parte dell'area metropolitana di Palermo. Con il capoluogo forma un unico agglomerato urbano, cui visita il Duomo. Celebre cattedrale normanna nota per i chiostri decorati e i luminosi mosaici d'oro con racconti biblici, l'adiacente chiostro dei Benedettini, con le sue colonne rivestite di mosaici, e la fontana. Puoi fare un pranzo nella vicina osteria Peperesse,
locale piccolino a lato della cattedrale. Personale giovane, simpatici e cordiali. Duomo di Monreale. Costruito a partire dal 1174 per volontà del re normanno, Guglielmo II. L'esterno è quello tipico delle chiese normanne. Un edificio fortificato, affiancato da 2 torri, di cui quella di destra è divenuta campanile nel 600. Il portico, che si affaccia sulla piazza, nasconde uno splendido portale del 1186, detto Porta Regia, in bronzo, decorato con immagini a rilievo, con le cornici chiuse da una fascia bordata di foglie di acanto e gli stipiti contenenti 40 quadretti raffiguranti episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. L'interno è vasto, a croce latina, con tutte le pareti interamente coperte da uno straordinario rivestimento musivo, su fondo in oro, che si sviluppa su una superficie di 6.300 metri quadrati, al quale lavorarono maestranze bizantine, dove viene rappresentato l'intero ciclo biblico sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, il tutto dominato dall'immensa figura del Cristo Pantocratore, il quale occupa l'intera superficie del catino absidale. Personalmente l'ho apprezzato molto di più che la Cappella Palatina, ma è un parere personale, tu che ne pensi? Scrivilo nei commenti. Chiostro dei Benedettini. Adiacente alla chiesa possiamo visitare il Chiostro dei Benedettini, con le sue colonne rivestite di mosaici, e la fontana, completano una visita che sicuramente vi rimarrà nel cuore. Sera. Ritorna a Palermo e visita il Teatro Politeama, un altro gioiello architettonico e centro culturale. Se c'è uno spettacolo o un concerto, prendi in considerazione l'idea di partecipare per un'esperienza culturale memorabile. Per cena, esplora il quartiere della Calza, noto per la sua vivace street art e l'eclettica scena gastronomica. Assapora piatti come lo spincione, pizza siciliana, e la famosa granita siciliana, un dessert semicongelato, mentre ti immergi nell'atmosfera artistica. Un locale potrebbe essere l'antica focacceria San Francesco, oppure la Boatta Cucina Popolana. Terzo giorno, natura, panorami e tradizioni locali. La mattina, inizia la giornata con una visita alle catacombe dei Cappuccini, un sito affascinante e misterioso dove sono esposti resti mummificati di monaci e cittadini. È uno scorcio unico sulla storia e le tradizioni di Palermo. In seguito, dirigiti al Castello della Zisa, uno splendido esempio di architettura arabo-normanna. Catacombe dei Cappuccini. Situate nei sotterranei del convento dei Padri Cappuccini dal 1599, anno della loro realizzazione. Le gallerie che la compongono formano un ampio cimitero di forma rettangolare. Dal 1601, dato il gran numero di cadaveri che vi giungevano e soprattutto per le molte richieste di nobili che chiedevano ed ottenevano di essere sepolti in quel luogo, spinsero i frati a ingrandire la sepoltura. Vi sono custodite circa 8.000 salme imbalsamate, suddivise per sesso, categoria sociale e professione. Il primo ad essere stato inumato all'interno delle catacombe fu frate Silvestro da Gubbio il 16 ottobre del 1599. La più recente risale al 1920 ed è quella di Rosalia Lombardo, una bambina di 2 anni, posta all'interno di una bara di cristallo, divenuta simbolo delle catacombe. Una curiosità, per la conservazione dei cadaveri, essi venivano introdotti in una stanza, distesi sopra una grata fatta di tubi di terracotta e chiuse ermeticamente le porte. Vi restavano per un periodo di circa 8 mesi, un anno. In seguito, venivano trasportati in un luogo ventilato coperto con tettoia, dove venivano lavati e ripuliti con acqua ed aceto, quindi rivestiti e collocati nella casse di legno o nelle nicchie lungo i corridoi, rimanevano lì solo se i parenti andavano a trovarli e portavano loro la cera per 3 anni consecutivi, altrimenti venivano rimossi. Castello della Zisa.
Il palazzo, iniziato durante il regno di Guglielmo I ed ultimato da Guglielmo II intorno al 1167, fu la residenza estiva preferita dai re e dalla sua corte. Il suo nome deriva dall'arabo al-Aziz, ovvero splendido. Il pavimento della sala è attraversato da una canaletta che forma due vasche, quadrate all'esterno e ottagonali all'interno, in cui scorreva l'acqua versata dalla fontana, posta sulla parete di fondo. Un particolare di notevole interesse è il particolare sistema di ventilazione, costituito da dei camini che consentivano il refrigerio estivo. All'interno del castello è ospitato il Museo d'Arte Islamica, con reperti provenienti dall'area del Mediterraneo. Per il pomeriggio, consiglio di proseguire fino a Monte Pellegrino, una montagna panoramica che offre viste mozzafiato su Palermo e sulla costa circostante. Visita il santuario di Santa Rosalia, dedicato alla patrona della città, e goditi un'escursione o un picnic nella riserva naturale. Santuario di Santa Rosalia. Si erge a 429 metri di altitudine su Monte Pellegrino e fu fondato nel 1625. Vi si accede per mezzo di una lunga scalinata. La facciata del 600 è addossata alla grotta dove furono ritrovate le reliquie della Santa Patrona di Palermo, il 15 luglio del 1624 e dove, secondo la leggenda popolare, visse vita eremitica Rosalia, una donna di nobili natali, nata nel 1130 e qui morta ancora giovane nel 1166. Nell'anno del ritrovo delle reliquie, la città era afflitta da una terribile pestilenza. Lo spirito di Rosalia apparve, in questi solitari luoghi, a un cacciatore, al quale indicò il posto dove erano ubicate le sue ossa, le quali, raccolte e trasportate in processione per la città, scacciarono il morbo e così Rosalia venne proclamata protettrice di Palermo liberata. Ogni anno, dal 10 al 15 luglio, si celebra il festino in ricordo di quella liberazione. All'interno del santuario è possibile visitare il Museo di Santa Rosalia con il suo tesoro. La sera invece, ritorno a Palermo e visita all'Orto Botanico dell'Università, un rigoglioso giardino botanico che ospita una variegata collezione di piante provenienti da tutto il mondo. È un'oasi di pace nel cuore della città. Per la vostra ultima cena a Palermo, dirigetevi al quartiere Borgo Vecchio, noto per la sua atmosfera vivace e la cucina tradizionale siciliana. Consiglio di visitarlo magari assistendo anche ad uno spettacolo dei pupi e assaggiando il classico cibo da strada che viene offerto spesso soprattutto la sera. Oppure festeggiate il vostro viaggio con una cena deliziosa e magari un bicchiere di vino, in locali frequentati anche dalla popolazione locale. Un esempio potrebbe essere l'Enosteria Sicula oppure Siculo. Da citare anche atipico per chi preferisce il vegano, e per i pranzi veloci, Sicily Street Food and Restaurant solo venerdì e sabato la sera. Grazie per aver viaggiato con me e ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi viaggi. Ciao a tutti!